Abbiamo iniziato la sessione di Francesca. Ciao Elena. Ciao, ciao a tutti. Iniziamo. Conto da 1 a 5, da 5 a 1 anzi, e ti connetti a Francesca. 5, 4, 3, 2, 1. Allora vedo Francesca, è lei, e c'è questa visione strana. La vedo praticamente a casa di un'altra nostra cliente. Mm, Mhm. E C'è? lei è sul divano. Mm? Mhm, mhm. Mm. Beh, posso anche dirlo perché lei si è fatta vedere, quindi la cliente, dico, l'altra è Ah, quella di Blackout. ah, ok. Mhm, Allora, lei, Francesca, è seduta sul divano e invece l'altra ragazza, che non mi ricordo il nome in questo momento, ah. era seduta dove era mentre facevamo la sessione. E Francesca le sta facendo delle domande e lei le risponde, come se fosse andata lì a... si sono date questo appuntamento perché l'altra ragazza potesse darle delle informazioni per aiutarla ad evolvere, come se lei, non lo so, come se l'avesse presa come riferimento in L'altra ragazza si eterico. chiama Stefania. Ecco. Mhm. Ok. Va bene, Francesca ti dà l'autorizzazione. Sì, Ok. Vediamo subito la sua vibrazione. 1,7 miliardi, Percentuale di consapevolezza. 138, PSPE. 43,57, Vite precedenti. 1645, Cervello. 9,1. Ok. Subito entità eteriche. Vediamole. Allora, mm, potrei dire, potrei dire che possono essere simili a militari, ma sono due tipo ninja. Mhm. Mm, 2. due. Uomini. O tartarughe. No, no, uomini. Poi? Poi c'è un felinoide, proprio un leone. Mhm. Poi c'è un caprino. Eh, Mhm. però è tipo umanoide con tipo solo le corna da quelle tipo, come si chiama? Brava. Caprioli? Mhm. Mm. E penso che quello lì sia però collegato al secondo universo. Cioè quello lì è collegato, è quello che è collegato al suo essere un pochino religiosa ancora, un po' attaccata ancora, non so, come se ci fosse ancora un po' il collegamento Mm. con quel periodo di estrema religiosità. Mhm. E poi c'è un falconiforme. Quindi il caprino secondo universo. Sì, E DL? 3. Ok. Mentali.
una di livello 2, una di livello 3 e una di livello 5. 2. Allora, quella di livello 2 è collegata alla sua insicurezza. Mm. Allora, proprio a livello emotivo però, cioè lavora, è come se mandasse dei pensieri con delle parole che attivano l'emozione non so come spiegare, che nome dare a questa emozione. È come se in eterico lei mm, dovesse arrivare a una linea, vedo tipo mm, una linea mm, che è l'arrivo del suo obiettivo, ok? E quando lei si avvicina lì, l'entità mentale di livello 2 manda proprio una parola che le attiva questa emozione che la fa abbassare. Quindi è come se la facesse sentire inferiore alla situazione. Quindi non adeguata, ma proprio sua sensazione è che è inferiore alla quantità di energia che ci vorrebbe, alle quantità di capacità, alla quantità è come se lei non ne avesse abbastanza per quella situazione. Si sente proprio inferiore. Ok, questa è la 2, 2 o la 3? 2. 3. la 2. Allora, la 3 la vedo collegata, sì, come se la facesse sentire sola, sempre. Ehm, è come se le creasse in eterico, è come se le creasse un perimetro intorno di vuoto. In eterico vedo come se ci fosse tutta la terra intorno, cioè la terra, mm, il terreno, no? Mhm. Ok. Poi c'è lei su un pezzo di terreno isolato e tutto intorno il vuoto, come se fosse un burrone circolare intorno che va Ah, per chilometri e chilometri, quindi proprio isolata da tutto, sola. come può uno scoglio arginare il mare, in pratica. Ecco, sì, Te la rende, no? sì, sì. 5. La 5 la vedo collegata a una forte ansia, paura, ehm, panico, a volte. ehm, Questa e questo la fa agire in maniera di avere, lei deve cercare di avere tutto sotto controllo. L'illusione del controllo che così non le provoca ansia, paura e panico. Ok, Mm, sì. impianti. Allora, c'è una sfera, impianto mentale, che è formato da una piccola sfera più o meno in mezzo proprio al cervello e poi ha tipo dei fili con dei piccoli pallini in cima che si collega a tutto il resto del cervello verso l'alto, quindi come se fosse un cono, però a testa in giù, quello Mhm. mentale. Poi ha un impianto strano, eterico. Mhm. È come se fosse una membrana che ricopre tutto il diaframma.
Eterico. Sì. Messo da? Messo dal leone. Dal leonide. Ok. Mhm. Poi? Poi ha 2 impianti proprio sul femore, non sulla testa, sai, quella parte trochantere si chiama? Quella Mhm, parte che è la via di mezzo tra la parte così e quella così. Su tutte e due, a destra e a sinistra. mhm. E poi sul dito medio di tutte e due le mani. Qua, A proprio che serve? vedo che durante alcune abduction è come se invece che farla sdraiare, che sdraiarla su un piano, è come se la appendessero da qua e dal femore, da quelli dal femore. A che scopo? E poi creano un campo di radiazioni, direi, tutto intorno, che le fanno passare dall'alto verso il basso di continuo e poi mappano il suo corpo e diciamo su questi schermi che usano si vede il movimento energetico. Va bene, chi ha in mano questo progetto delle varie entità che abbiamo visto? Il leonide, felinoide. Ovvio- Ovviamente perché è sempre il più importante. E come si chiama Mm. questo progetto? Scanner. Perché? Perché allora filtrano, allora mappano il movimento del campo energetico e poi tramite quell'impianto che ha al diaframma è come se copiasse l'energia attraverso il respiro. A volte le mettono anche il tubo, ne mettono un tubo, è come se aspirassero da lì attraverso questa membrana sul diaframma. Ok, filtrano, fanno passare l'energia, quindi come se la scannerizzano, no? Proprio Mhm, vedo come un raggio tipo quello luminoso quando la fotocopiatrice fa le mhm, fotocopie. mhm. Ok, e dall'altra parte viene risucchiata attraverso questo tubo che le mettono in bocca. Va bene, chiamiamo figli, cinivaccati e marito nel cinema. Mhm, Figli sono due? mhm. Due. Maschi? No. Sì, Sì, due maschi. Come li vedi? allora c'è il marito, il figlio più grande e il figlio più piccolo. Allora, il più piccolo è quello che lo vedo un po' più affine a lei, che segue un po' più le sue idee, le sue cose. E invece il grande lo vedo un po' più ehm, dalla parte del marito. In Cioè che senso? non è tanto evidente. È quasi come se fossero divisi in due. Il più grande come se fosse collegato al padre, invece il più piccolo alla mamma. Li vedo Ah, come divisi in due. Ecco. ok, ma si presentano tutti e tre. Sì, 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 sono in prima fila, tutti e Va tre. bene. Mhm.
Causa esoterica di perdita di capelli. Ehm, Allora, in eterico vedo che è come se qualcuno l'avesse presa per i capelli e trascinata. Non nel reale, ma Mhm. è come se c'è stato un evento per lei mm, che è molto evidente per lei. Mhm. Mm, e in quell'evento lì c'è stata questa entità che l'ha proprio trascinata per i capelli. Ehm, Potrei dire legato al lavoro. Mhm. Io non Qualcuno mi ricordo che il lavoro di Francesca. non lo so neanche io, non lo so. Ok. È come vedo qualcuno che dovrebbe essere un suo superiore, penso, ha, ha messo delle nuove regole o dei nuovi limiti che hanno un po' scioccato Francesca e in quel momento lì vedo che questa entità l'ha proprio trascinata per i capelli, quindi è come se il carico fosse diventato per lei più intenso o più difficile Mhm. e questa entità la trascinava per mantenerla in quella situazione lì, con le vibrazioni basse. Durato più o meno un annetto e mezzo. Cervicale. C'è qualcuno attaccato qua? Chi è? Penso un amico, più o meno della sua età, maschio. Ma disincarnato? Mhm. Un suo amico di questa vita o di un'altra vita? Di questa, un conoscente che le conosceva bene, comunque lo vedo che sa chi è, cioè, lo conosceva. E perché resta attaccato alla cervicale? È come quello che mi viene è che in vita lui, ehm, possiamo dire, era innamorato di lei, c'aveva un particolare attaccamento verso di lei, ma non lo sapeva, cioè non c'è mai stato nulla. È come se avesse questo legame verso di lei, quindi è rimasto attaccato lì. Spalla destra. Vedo che è sempre la stessa cosa. Proprio- Cioè il È come se fosse disincarnato. appoggiato, sì, così, dalla Pro- cervicale verso la ok. spalla destra. Problemi alla pelle. Sono questo durante le abduction, questo passaggio di radiazioni sopra sotto del corpo che le danno irritazione alla pelle. Quando le fanno l'abduction lei lo sente un po' di più. Sono i momenti in cui si acutizza un po'. Capillari delle gambe. No, qui è più è più legato alla sua fisiologia. Mm. È legato al suo movimento. Mm. Cioè dalla sua postura, è come se il corpo volesse che lei si muovesse di più, e invece cioè, è molto statica rispetto a quello che la PS e il corpo richiedono. Mm. Quindi potrebbe andare vedo, o correre o nuotare o camminare
veloce, è come se mancasse questa parte. Problemi intestinali. Qualcosa legato a quando era nella pancia della mamma. Vedo questo collegamento con un'entità, però solo durante il periodo in cui era nella pancia di sua mamma. Era proprio un esperimento che hanno fatto durante specifico della gravidanza della mamma. Frequente minzione, nonostante lei non beva più di tanto. No, l'avevo visto già prima, è legato più a un aspetto emotivo, è legato all'aspetto emotivo dell'entità mentale di livello 5. Ok, quella della paura, del panico. Sì, come se lei a volte si sentisse chiusa in un posto e non può uscire, ok? Quindi è come se il corpo dicesse mi schiaccio e faccio uscire tutto il possibile per poter cercare di passare tramite le sbarre, ecco, il senso è quello, no? E quindi al mattino fa tanta pipì. Va bene. Passiamo ai sogni. Passiamo alle cloni. Ci sono cloni? Ah, Ci sono abduction? sì, Quante più o meno? 3-4 al mese. Sogni agitati, urla e dolore. Lei sente l'abduction. Non è ancora arrivata ad accorgersi e a vedere, ma la PS ha iniziato a svegliarsi un po'. Lo sente proprio lei quando è appesa e gli passano sti raggi. Mhm. Infatti poi la pelle rimane. Sì. Mm-mm. Sogno in cui abbraccia la nonna, che intanto chiamiamo. Allora, è arrivata la nonna, lei si è accorta, ma quello che poi ha visto è un'entità che era attaccata alla nonna. C'è un'entità della nonna, un'interferenza della nonna. Ti direi che è come se questa interferenza avesse fatto sì che la PS di Francesca si svegliasse, vedesse la nonna per come esca, ok? Come per creare il canale energetico per poterla interferire. Però la PS si è accorta, l'ha vista e quindi non è riuscita a interferire Francesca. Si sveglia, piange e vede una figura bianca e rossa. Mm. Sempre la stessa? Sì, sì, è quello lì. È sempre la stessa. Ok. Mhm. Siccome l'abbiamo già chiamata la nonna, è venuta, Sì, no? sì. Chiamiamo anche lo zio, tutti i parenti di tutte le generazioni di Francesca e anche tutti i conoscenti. Portale aureo e via. La festa inizia. Mhm. Sì. Quanti accorrono? 79 familiari, 25 conoscenti. E non è zio fuori. Sì. La conteggio. Ok. Anche i morti da Cinivac, dall'ultima volta a oggi.
15.000 circa. Messaggio della nonna. Che non siano consigli, perché i disincarnati non possono dare consigli. Non hanno informazioni più di noi, al massimo ne hanno di meno. Messaggio così, un ricordo, un ringraziamento, Mhm. un fatto, una questione. Mm. Eh, la nonna in questo momento sta rivivendo la bella sensazione che aveva quando prendeva in braccio Francesca quando era piccola, tra l'anno e i 2 anni. Le piace, è come, cioè in eterico vedo proprio lei che se la prende, cioè mi fa vedere l'immagine che se la prende in braccio, è come se sentisse questa, come se mi facesse vedere una sfera di amore. Ecco, e quindi guardando Francesca si sta rigodendo questo momento. Ancora una volta gli è arrivato questo ricordo. E lo zio? E lo zio la ringrazia per averle fatto incontrare, non mi ricordo se era sua sorella o sua mamma, la nonna non mi ricordo più. La mamma dovrebbe essere, sì. Sì. Ok, e anche per avergli dato l'opportunità di andare così presto nel portale aureo. Questa è la nonna o è lo zio, scusami? Lo zio. Zio. Benissimo. Mm, mm. Allora, li salutiamo Entrambi le entrambi. mandano un bacio a Mhm. Francesca. Mhm, La salutiamo. Li salutiamo. mhm. E passiamo uno degli insegnanti di un figlio, che adesso non è più nella città in cui abita Francesca, era l'allenatore, lo chiamiamo X, lo chiamiamo. No, anzi Mhm, no, dobbiamo chiamarlo per nome perché appunto poi c'è il discorso del santo. Si chiama, beh, possiamo dirlo, no? Vabbè, per forza, no, Francesca? Sì, si chiama Antonio mhm. e, e niente, lei lo vede una volta e capisce che c'è un contatto animico in sostanza. Vabbè, andiamo piatti così facciamo prima. Mhm. Uno qualunque, anima gemella o fiamma? No, non è la fiamma. Mm. È stata un'anima gemella. Mm. Non lo è più? No, cioè come se adesso, cioè quello che vedo in eterico è che lì erano molto. Allora, la PE è molto simile, non so come dirti, aspetta, fammi vedere meglio, perché magari era la fiamma, cioè può essere che sia che era che era la fiamma. La P o la Vedo. PS? La PE è simile ancora, quindi, Beh, la P vuol dire anima gemella, non PS. esatto, infatti. Però vedo che è come se non fosse più quello di prima. Quindi sto guardando cosa è cambiato perché la PE è molto affine. Mhm. Mm. Chiamalo, se vediamo se Mhm. viene. Ah, ok, no, ok. Adesso che allora è arrivato e ha riconosciuto Francesca e con molto entusiasmo si è avvicinato, si sono abbracciati e è come l'altra volta che abbiamo visto ultimamente. Mm, ehm, le due PS si sono appiccicate, si è mm, attaccate molto. Quindi era un'anima affine ed è ancora un'anima affine. È solo che con la distanza
Mhm. Non Questo non lo essendoci il so. collegamento, sembravano diversi, Ah, ecco. che Ah. livello? C 5 superior direi, Ah, dall'appiccicamento delle PS sì. quindi è un'anima gemella, lo diciamo a Francesca che quella sessione lì non l'ho ancora vista, perché è molto recente, che può 5 plus, superior plus, o 6, Sì, possiamo dire 6 dai. sono talmente vicine che possono diventare fiamme, giusto? Mh-mh. Ok. Lei si fa avanti dopo un paio d'anni, mi sembra, all'ultimo, quando penso di aver capito bene, lui sta andando via. Esatto, hanno un incontro Mh. completo Mh-mh. e poi fine. Ma lei si sta male, eccetera, e inizia ad avere, ecco perché abbiamo detto il nome, ad avere una particolare simpatia, pur non essendo così religiosa, anzi per niente, per Sant'Antonio da Padova, che le manda dei messaggi. Uno di questi messaggi è il colore rosa. In tutto questo, nella tua visione Mh-mh. eterica, la tua visione eterica come lo contestualizza? Allora, qui c'è l'interferenza, di quel caprino, del secondo universo, Mhm, collegato a un EDL, mhm. okay, che, è complicata la cosa, aspetta che cerco di di spiegarla. Allora, okay, allora c'è il caprino collegato al secondo, universo, che fa sì che lei si colleghi a Sant'Antonio da Padova, okay, che interferisce, quindi è un'interferenza. Tramite l'EDL le fa credere che è, che il collegamento a Sant'Antonio, la faccia stare meglio, sentire meglio, e per fare questo l'EDL, alza un po' ogni tanto le vibrazioni che l'entità mentale di livello 5 le abbassa. Ok? Mhm. Mm. Quindi lei crede che la fa stare meglio. Ok, in realtà la fa stare meglio veramente, ma è un'interferenza. E inoltre, questo EDL le fa credere che il colore rosa sia un segnale di Sant'Antonio, in realtà è la sua PS che la vuole far svegliare. Perché? Cos'è il colore rosa? Il colore rosa è, in caso di Francesca, rappresenta la sua parte creativa femminile, quindi più spirituale, più sensibile, che è quella che la avvicinerebbe di più alla sua PS. Ecco. Ok. Chi era Sant'Antonio? Chiamalo se è esistito, Sì. vediamo se c'è. Sì, vedo questo ADS. uomo. Sì, c'era veramente questo uomo. mm, che riusciva, non so, in qualche modo a calmare le persone. Mhm. Mm. C'è stato un passaggio, però a un certo punto della sua vita lui si è accorto che parlando con lui le persone si rilassavano e si calmavano, ok? Mm. Per un po' ha agito lui e poi a un certo punto, quando iniziava a essere tanto questo campo energetico, è Mm. stato interferito dalle solite forze del secondo universo, e dopodiché agiva con le interferenze, Mhm. e quindi ehm, quello che faceva verso le persone per farle calmare così era mm, aspetta, scusa, ma allora quello che
Sì, lui andava avanti a fare queste cose, ma l'interferenza ha fatto sì che lui che agisse secondo la loro volontà, delle interferenze del secondo universo, ok? Quindi faceva credere alle persone di calmarsi, ma è come se le spostava verso un tunnel di vibrazioni né troppo basse né troppo alte, ma una certa vibrazione sempre costante che per queste interferenze erano utili per prendere l'energia. Ok, Capito, va bene. capito questa cosa. Ed infine Dragon Ball. Francesca ci parla di questo cartone animato di cui io so praticamente niente. So che questo uomino con i capelli neri, di solito con un costume arancione, più tutta una serie di altri personaggi, ognuno con delle caratteristiche, dei poteri, sfere di luce, andiamo nell'aldilà, e lei ha trovato delle grandi analogie con le nostre sessioni. Va bene. Chiamiamo Dragon Ball l'archetipo, Mhm. chiamiamo i creatori, analizziamo la cosa dal punto di vista esoterico. Vediamo di cosa si tratta. Allora, quando tu hai detto, non lo so come mai, quando ti ho detto Dragon Ball, mi è arrivata subito l'immagine di Dragos. È come se fosse uno dei vari meccanismi per impostare nei bambini e nei Mm. ragazzini un substrato ideale per essere interferiti da questa energia che è la stessa di Dragos. Che energia è? Rettile? Sì, Ah, chi dovesse scrivere... non ti sento più. Senti? No, lontanissimo. Perché? Perché? Boh, Senti? aspetta, eh. No, lontanissimo, tutto d'un colpo. Aspetta un attimo, eh. Vai. Ok, adesso sì. Ah, Ma, vabbè. ma... Ma, ehm, chi dovesse scrivere sotto questo video chi è Dragos si disiscrive dal canale e non mi scrive più niente. Perché non si può. Mm. No, no, perché ci sono e come. so. Sì, va bene essere inconsapevoli, però questa cosa qua io non l'accetto, non è possibile, quindi no, mi spiace. Io non sono fatto per l'asilo, mi spiace. Fatto qualcuno che sia un pochino più su dell'asilo Mariuccia. Asilo Mariuccia no, non sono fatto per l'asilo Mariuccia. Andate dagli altri per l'asilo Mariuccia. No. Qui è gente un po' più, no? Che Dragos ci arriva da solo. Mm. E poi basta chiedere, scrivere, domandare. Trovatevi le risposte da soli. Basta assistenzialismo. Quell'italietta del cazzo. Hai detto cazzo, Elena? Non puoi dire cazzo. Cazzo, non dire cazzo. Che poi magari ce lo bloccano davvero perché ho detto cazzo. Appunto. Ma perché è colpa tua, Elena? È sempre colpa di Sempre. Elena. Sempre. Sempre. Ok, Dragos, energia rettile, creatori, sono giapponesi. Sì, vedo due. ehm, un ragazzo più giovane e uno un po' più, cioè hanno una certa differenza di età, che vedo così. Ehm, gli è stato commissionato da un'equipe. Si sono cioè finti, a loro si sono presentati come un'equipe televisiva importante, ma in realtà che collabora, c'è un'equipe di media che collabora con, Deep State, sì, sì, con, sistema. sì, col Perché sistema. parlare però così chiaramente di energia, al di là? I ragazzini potrebbero crescere con l'idea che queste cose possono esistere davvero. Lo devono Allora, dire?
Allora, da una parte lo devono dire, infatti vedo che alcuni ragazzini sono stati, sono entrati proprio in quel mood lì e quindi sono riusciti proprio ad evolvere senza entrare nell'interferenza dell'altra energia. Quindi un po' li hanno persi, ma diciamo lo scotto vale la candela, nel senso che la maggior parte dei ragazzini e dei bambini invece sono entrati in questa, anche le parole, l'immagine, il modo in cui l'hanno impostato, da una parte faceva, devono dire la verità e quindi hanno mostrato quello che si può fare, e dall'altra sotto, da un'altra parte, c'è a livello subliminale dei messaggi che fanno sì che i bambini e i ragazzini, che nei bambini e nei ragazzini si apra questo canale energetico dove loro possono mandare vibrazioni che sono loro favorevoli. Quindi una certa parte invece è riuscita a seguire la parte di consapevolezza e evoluzione. Ok, mettiamo un grandissimo ad eternum su questo cartone animato. Mandiamo 2 uomini energia ai 2 creatori e un uomo energia a tutti quelli collegati a questo cartone, quindi disegnatori, Mhm. producer, tutti, in modo che questo uomo energia inizi a diffondersi tanto quanto si è diffuso il Deep State in tutti questi secoli. O energia, solo energia, gratuita, Mhm. alta frequenza. Se si è in cattiva fede non è un problema nostro. Cattiva fede, allenati a sacrifici, abituati a cappucci, a candele, a Mm. sotterranei, non è un nostro problema. Quel tipo di realtà non ci appartiene più. Chi ci fa, chi fa parte ancora di quella realtà può anche andarsene. Cosa vedi? Vedo che per alcuni sono completamente umani, quindi si paralizzano e friggono lì fermi. E poi iniziano quelli che sono metà umani, metà no. Quindi, e quindi c'è come una parte che diventa niente, si svanisce e una parte rimane. Va bene. Mm. Richiamiamo chiusa parentesi Dragon Ball, Mhm. richiamiamo nel cinema, chiamiamo nel cinema Antonio, Mhm. in questo caso l'anima gemella, quasi fiamma gemella, e vediamo cosa fa. Mm. Eh, allora, vedi tutto, vede come funziona. eh, È come se fosse un po' rammaricato perché è consapevole di quello che sarebbe potuto essere il loro legame. Mhm. Quindi diciamo è rammaricato per non aver visto l'opportunità, ok? E poi è anche rammaricato perché vedo che una parte della sua PS è fatta così a... Seghettata? Se, Cini? mm, Cini vaccato. mhm. E si rende Seghettata? conto adesso, sì. Perché? Perché una parte di PS si è staccata?
sì, si stacca e diventa proprio dolorante, cioè la vedo dolorante tutte le volte, come se mandasse del dolore nella persona, Mm. a volte scosse, non so. Mm. Vabbè, quindi c'est terminé, no? Mm. Francesca la invitiamo a questo punto ad andare nel cluster. Mhm. Scusa, portale euro l'abbiamo chiuso, no? Sì, sì. Ok, andiamo nel cluster. Mhm. Allora, quello che vedo è che ogni vita è una pallina, se di quelle tipo quasi antistress, Mhm. di colori diversi. Apro il portale definitivo, Mhm. guardandomi come per avere il... Ah, ti guarda? Ah. Mm, Il prende, permesso. sì, prende sì, sì, tutti i contratti e li butta nel portale definitivo. Mm, ok. Fale creare Mhm, un ad eternum, se lo fa abbastanza potente lo lascia qui. mhm. Sì, ne fa uno con tutte e due le mani e lo appoggia lì. Mhm. Bene, andiamo all'avatar. Ok. Eh, lo vedo che cerca che- mm, di contrastare l'uomo energia che lo tiene lontano dallo schermo e cerca di Mhm, avvicinarsi. mhm. Lo aiutiamo, diciamo a Francesca ad aprire un portale definitivo, Mhm, di staccarlo dalle braccia dell'uomo energia e di mettercelo dentro con tutte le sue cose. mhm. Abbiamo messo un uomo Ok. energia per ogni avatar, lo spiego a Francesca, in una qualche sessione fa, di tutti gli avatar che sono rimasti quindi bloccati fuori lontani dal computer. Mhm. Infatti quello che vedo, che mi è arrivato proprio come visione, è che da quel giorno lì, per alcune persone, è come se il livello di... come se si fossero accorti che da quel giorno in poi è tutto come se fosse rimasto a un certo livello di interferenza, come se fosse tutto rimasto uguale, no? Mhm. E quindi ad alcune persone ha dato la possibilità di eh, consapevolizzare alcune cose, perché è come se si accorgessero di uno certo schema, di una certa abitudine, perché le interferenze non erano più dinamiche, quindi è come se si fosse tutto fermato a una certa fotografia. E quindi questo ha permesso ad alcune persone di vedere che era sempre tutto uguale e si sono accorti che era un qualcosa di esterno da loro, Mhm. di interferente che non gli apparteneva. Quindi alcune persone hanno potuto fare un salto di consapevolezza. Grazie Mhm. a questo Sì, come energia. sì. Ok, via tutto. Mhm. Ho chiuso il portale definitivo. In queste nuove condizioni, le entità eteriche, mentali, gli impianti, il progetto scanner, le abduction, insomma tutto quello che abbiamo visto c'è ancora. No, La situazione con l'anima gemella Antonio è ancora la stessa? sì, la stessa, sì,
vedo questa incertezza della PS, vedendo questa parte della PS dell'anima fine, cioè della PS di Antonio, vedo che la PS di Francesca è un po' incerta sul voler stare, cioè in quella direzione, no? Mhm. Con la consapevolezza degli effetti del Cinivac è un po' dubbiosa, su che strada è come se deve decidere se andare verso il passato per poi, però, sapendo le conseguenze, oppure andare verso il futuro e creare il suo desiderio, la sua strada verso un'altra fiamma, cioè cercare una fiamma Sì, che può altrove. farlo, no? Esatto. Ok. Il fatto che l'abbia già incontrato, beh, il fatto non l'ha incontrata, quindi non lo No, diciamo. infatti. Mm. Ah, Ok, nuova frequenza. 186 miliardi, Nuova consapevolezza. 182, PSPE. 61, 39, Vite precedenti. 1015. 1015. Mhm. Cervello. 9.4. Ok, qual è la vita più importante delle 1015 rimaste che ci vuole far vedere la PS? Allora, lei è sempre donna, direi fine dell'Ottocento, è in questo teatro dove fa questo spettacolo di dimostrazione di capacità medianiche, direi, nel senso che fa vedere un po', fa dei giochi con l'energia che si vedono, tutte le persone lo possono vedere, poi si sposta lei, quindi la vedono prima da una parte e poi la vedono apparire da un'altra, eh, crea degli oggetti, quindi è tutto uno spettacolo che fa lei. Diciamo che è come se fosse stata una maga e la vedo Ah? che fa questo spettacolo, mi fa vedere questa immagine. E quella vita lì me l'ha fatta vedere perché lì aveva imparato appunto ad usare mm, quattro capacità medianiche. Uno, due, Ottimo. Quali? tre. Allora, beh, telecinesi, poi si dice apporto quando crei gli oggetti, Mhm, non mi mhm. ricordo mai. Poi appunto questa cosa di far sì che l'energia che c'è intorno, quindi il campo quantico energetico, sia visibile agli altri, Mhm. come se come se la rendesse più densa, Classificazione. no? Mm. Esatto. E lettura del pensiero, queste quattro. Ok. Messaggio finale della PS e della P di Francesca a Francesca. La vedo che è come, allora, l'immagine che mi fa vedere la PS è eh, la vita di adesso, passato, che è come se diventa un po' una foto in bianco e nero, foto statica, quindi in bianco e nero, Mhm. e lei che invece è proiettata verso il futuro dove c'è un video, non è quindi statica, ma un video a colori nella sua nuova vita. E la vedo a contatto con la natura, quindi l'immagine che mi fa vedere è tipo in mezzo a un prato, un bosco, col cielo azzurro e gente intorno. Ecco, simbolicamente mi fa vedere questa cosa qua. E tecnicamente? Tecnicamente vedo che
È come se lei si dovesse creare una nuova realtà, dovesse andare verso la sua felicità, verso quello che la PS vuole, quindi anche la ricerca della fiamma, mi dice, la ricerca della fiamma, fare qualcosa di più dinamico e creativo, quindi vedo appunto, come dicevo già prima, fare del movimento fisico. Mm. Ok, e cercare di... la vedo che va, che la PS desidererebbe andare dove ci sono tante persone, e avere a che fare anche con tante persone, parlare e condividere le cose che la fanno stare bene con tante persone. Francesca sta facendo questa sessione dalla macchina perché in casa nessuno la capirebbe. Chiedo alla PS, va bene così? È la strada giusta? Quella della libertà completa e totale della sua vita? Chiedo, eh? Sì, ma eh, deve essere proprio un affermarsi e prendere i suoi spazi, non dover scendere a compromessi come ha fatto oggi. Infatti. Ah, esatto. Quindi è Vabbè, proprio prendere, cioè cosa la fanno? vedo Mm. con la foto in bianco e nero ferma in basso e lei che è in alto col suo nuovo piano dinamico della sua vita, ecco. Da mettere in pratica però, Sì, perché sì, sì, da se mettere in rimane pratica una sessione assolutamente. non ci Mm. sono cambiamenti. Nel No, cinema chi fa qualcosa, chi no, chi è contento, chi non è contento? allora i tuoi figli sono tutti e due entusiasti. Il più piccolo ha capito tutto, gli è chiaro, è come se fosse tutta una conferma. E il grande è un po' perplesso su alcuni punti perché è come se non avesse ancora capito, cioè c'ha tanto mentale che lo frena. E il marito è un po', dire- potrei dire spaventato, tra virgolette, ma sì, nel senso che si rende conto di essere anni luce, lontano anni luce da Francesca e la possibilità di un allontanamento. Va bene, Francesca si fa un abbraccio al suo proprio uomo energia, così Mhm. mette in alta frequenza i cinque suoi corpi, fisico, mentale, emozionale, eterico e subliminale. Mandiamo un ennesimo uomo energia a Dragos e uno a tutti quelli collegati ai aeroplanini che lasciano una bella scia dietro di loro, E sia a chi li controlla e li teleguida da remoto, sia ai piloti. a proposito di questo, Mhm, l'ultima volta che l'abbiamo fatto, mhm, come già quella prima, mhm, non ne ho più vista una. mhm. Io ne ho vista ancora qualcuna, molto di meno, ma ne vedo. Mm, E non ce ne devono essere più, perché io sono infatti, quindi stufo e mettiamole stanco. anche lì. Beh. Mhm. Come vedi Francesca? Allora, la vedo in alto che è andata verso la sua strada, ogni tanto riguarda indietro. Deve sganciarsi completamente dal ricordo e dall'abitudine e dalla routine. Ok, Mhm. pronto a tornare?